bentornati sul mio canale. Mi chiamo Elena e sono appassionata di handmade, soprattutto uncinetto. Quindi per chi non mi conosce, iscrivetevi così non vi perdete nessuna novità che vado a caricare sul mio canale, soprattutto un progetto come questo. Vediamo cosa andiamo a creare oggi. Oggi andremo a creare una borsa molto particolare, sia nel realizzarla ma anche nella forma. E abbiamo necessità delle forbici, dell'uncinetto 3,5, un ago per cucire, il metro, il filato Crazy nella variante acqua, questo gomitolone morbidoso a 100 grammi e sono circa 50 metri. Abbiamo bisogno dell'uncinetto 10-12 oppure dei ferri 12-14, solo che lo andremo a utilizzare in un modo talmente particolare oggi che non ci serviranno un uncinetto così grande. Ve lo faccio vedere così magari lo potete anche utilizzare per altri progetti rispetto a questo. È un intreccio di fili di cotone, vedete, sembra una fettuccia, in realtà sembra lavorato, guardatelo, ok, che si apre e diventa in questa maniera irregolare e una striscia abbastanza spessa. E poi abbiamo bisogno del cotone ecologico nella variante verde. Purtroppo ho perso anche l'ultima cartina e quindi non vi posso leggere le indicazioni, però guardate l'apertura del pacco e lì avete tutte le caratteristiche di questo meraviglioso filato. Oggi andremo quindi a fare una borsa particolare, vediamo come si crea. Mi sono portata avanti con il lavoro, però vi farò vedere tutti i passaggi per creare questi pannelli che sono 4, quindi 1, 2, 3 e 4 e sono tutti identici. Ok, adesso vi do un po' di misure e vi dico anche quante maglie caricarle e per quante righe lavorarlo. Allora, prima di tutto un pannello è lungo circa 35 centimetri ed è largo circa 19 centimetri, ok, 19,5. Allora, per creare un pannello, quindi fare una borsa uguale identica alla mia, dovete andare a caricare 45 punti, che è multiplo di 2 più 1, ok? Quindi multiplo di 2 più 1. Decidete voi dopo se farne di più o di meno in base al filato scelto. E bisogna andare a lavorare per 46 righe. Prendo in mano i filati e facciamo un piccolo campione circa di 9 maglie, così è il multiplo di 2 che è 8 più 1 che è 9, ok? E vi faccio vedere come si fa a crearla. Prendete il cotone ecologico e andiamo a lavorare tutti i punti necessari. Nel mio caso vi ho detto sono 45, quindi multiplo di 2 che è 44 più 1. Adesso vado a fare un campione giusto di o 9 o 11 maglie. Intanto sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Il primo giro lo facciamo a punto basso per dare un attimo di corpo alla nostra borsa. Concludiamo la riga facendo l'ultimo punto basso. Adesso un punto catenella e giriamo il lavoro. Entriamo qui, andiamo a fare un punto basso e una catenella che ci serve per alzarci. Ne facciamo un'altra che ci serve per saltare questo punto di base. Entriamo qui, non nel primo, quindi nel secondo punto, però aspettiamo perché dobbiamo andare a prendere il filato Crazy. Lasciate circa 3 dita di filato che sarebbero circa 6 centimetri. Ok, quindi entrate e lo lavoriamo passando il filo su di lui. Facciamo un punto basso, poi una catenella, saltate un punto nel secondo di base, sempre lavorando il Crazy all'interno, fate un punto basso, catenella, saltate un punto, quindi nel secondo andiamo a fare un punto basso. E questo è da fare per tutti i punti che avete, guardate, vedete, questa è la prima riga.
Poi andiamo a concludere la riga, facciamo un punto, una catenella, scusate, caricate l'uncinetto e ci chiudiamo nell'ultimo punto con una mesa maglia alta. Perché con una mesa maglia alta? Semplicemente perché il filato crazy è abbastanza grosso, quindi succede che se non facciamo così i laterali saranno leggermente più stretti. Quindi noi alla fine del lavoro, il lavoro deve essere, vedete, dritto, non si deve creare una pancia, cioè una parentesi, che qui tira e in mezzo cresce. Ecco perché abbiamo bisogno delle mese maglie alte. Poi catenella, entrate qui nella mesa maglia alta, lavorate un po' più largo forse rispetto a me perché io faccio fatica, fate un punto basso e 2 catenelle, una è per alzarci come mesa maglia alta e una è per questa qui. Adesso entrate nel prossimo punto basso, che è quello, vedete, questo l'abbiamo saltato, andiamo a lavorare punto su punto, tenete così dietro il filato crazy e lo prendete di nuovo, ci passate in mezzo e fate un punto basso. Adesso qui decidete voi quanto le volete larghe queste frange. Io le ho lasciate circa sempre 6-7 centimetri, vedete, l'ho tirato quanto volete, ok? Guardate, sono queste. Qui decidete voi, potete farle anche mezzo metro perché comunque di filato ce n'è in un gomitolo. Infatti io per creare tutti e 4 i pannelli ho utilizzato un gomitolo e mezzo, quindi potete lasciarne abbastanza. Adesso continuando facendo una catenella che rispecchia la catenella sotto, il punto basso nel punto basso, tenendo sempre i crazy in mezzo. Catenella, qui abbiamo il punto basso, facciamo il punto basso. Catenella, caricate l'uncinetto e andiamo a fare la mesa maglia alta, quindi questo è il punto basso, entriamo nella seconda catenella fatta, facciamo la mesa maglia alta. Poi chiudiamo con un punto catenella. Vi faccio vedere un'altra volta l'inizio di una riga, girate il lavoro, i crazy ancora qui, quindi entriamo con l'uncinetto nella mesa maglia alta appena fatta, punto basso e una catenella per alzarci, una ci serve per saltare questo punto. Entriamo nel punto basso, vi ricordo che i crazy qua tenetelo così con le dita e ci andate a lavorarci sopra, in realtà lo teniamo all'interno del punto basso. Qui dopo tirate e cercate di farle leggermente uguali, poi tanto più è secondo me diversa la lunghezza delle frange meglio è, però qua sono gusti. Quindi facciamo la catenella che rispecchia questa qua, andiamo nel punto basso e facciamo il punto basso, catenella che è questa, punto basso nel punto basso, catenella e andiamo a concludere già la riga. Adesso vi faccio vedere il pezzo originale. Qui lo so che è un po' faticoso lavorare con 2 fili, però con calma riusciamo a farlo. E questo è l'aspetto. Guardate il pezzo originale. Sono questi. Dopo aver fatto il pannello andiamo a fare un lavoro su di esso. Dopo aver lavorato tutti e 4 i pannelli dobbiamo andare a fare un lavoro, che è questo. Vedete che ho ritagliato tutte le frange, ok? E ho portato solo su un lato le frange. Perché dico solo su un lato? Perché quando noi andiamo a lavorare per avere una comodità, lasciamo sempre il filato crazy davanti a noi. Quindi su un lato lo abbiamo da una parte, sull'altro lato lo abbiamo da questa parte, ok? Quindi a questo punto, siccome le facce sono uguali identiche, dobbiamo fare una cosa: andiamo a ritagliarle le frange una ad una, quindi prendete le forbici, le aprite e le tagliate, semplicemente
normalmente, perché comunque il bello del crazy è che non si disfa, quindi è per questo che io l'ho scelto e sono veramente soddisfatta del risultato perché è anche molto 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 colorato. Dopo aver fatto questo, su un lato lo lasciamo così com'è, quindi qua ritagliamo e rimangono così com'è. Sull'altro lato prendete un uncinetto più grande se volete, o potete aiutarvi con quello che desiderate, entrate qua dove c'è lo spazio della mesa maglia alta e lo tirate all'interno, così abbiamo le frange dello stesso lato, quindi qua è da questa parte e da questa parte c'è già, ok? E abbiamo lo spazio delle mesa maglie alte su un lato che ci servono per andare a cucire la nostra borsa. Quindi dopo aver fatto tutti e quattro i pannelli andiamo a fare un lavoro di questo genere, cioè portiamo le frange solo su un lato, vedete, le ho portate solo su questo lato qua, che per me sarà il davanti, quindi all'interno rimangono questo spazietto della mesa maglia alta dove io vado a cucire la mia borsa. Dopo aver lavorato tutti i pannelli, che sono tutti e quattro, e averli sistemati, le frange eccetera, andiamo a cucirli. Allora, come si fa? Prima di tutto ne stendiamo uno sul tavolo di lavoro e prendiamo la base, la riconosciamo perché c'è la riga di punto basso e la appoggiamo a fianco così, ok? Mi raccomando, tutti i pannelli con le righe di maglia di mesa maglia alta visibile, ok? Poi prendiamo il terzo e lo appoggiamo qui, poi il quarto, scusate l'ho messo al contrario senza accorgermene, il quarto lo appoggiamo da questa parte, nascondete le frange sotto perché rimarranno a vista sulla parte bella e qua andiamo a fare l'ultima cucitura, quindi sono 1 2 3 e 4 cuciture. Adesso io prendo l'ago e prendo il filo perché si fa prima, con l'uncinetto faremo leggermente più fatica, andiamo a fare queste cuciture. Andiamo a fare la prima cucitura. Allora, il filo è già pronto, qui ho fatto il nodino, ok, e adesso vado a bloccarlo. Dovete tenere presente una cosa, che dobbiamo andare a rispettare i punti della base, quindi dove ci sono le catenelle, cioè qui. Qui invece entriamo un po' dove ci capita, non è una parola giusta nell'uncinetto perché ci sono delle regole, ma in questo caso sì, perché questo lato con la mesa maglia alta vedete che è leggermente più largo rispetto al lavoro in sé, quindi andiamo a rispettare le misure dritte e lineari della catenella iniziale, quindi voi appoggiate semplicemente il lavoro, entrate nella prima catenella che è dove abbiamo lavorato il punto basso, spostate il filo su davanti all'ago e tirate, andiamo nella seconda e lavoriamo quello che ci capita perché il lavoro non deve tirare, ok? Quindi vedete, se io lo tiro così è tirato, invece io lo lascio morbido, semplicemente spingo sotto per bene le frange perché non voglio cucirle e vado a rispettare i punti dell'altro pannello perché sono quelli più giusti rispetto alla mesa maglia alta. Mi raccomando questa cosa di farlo anche per gli altri due pannelli. Vado a fare queste 4 cuciture che ho fatto vedere prima e poi ci ritroviamo per dare la forma finale della borsa perché le cuciture non sono finite, ma queste sono quelle principali perché da di qui andiamo a ricavare il nostro fondo.
Vedete che non tira? Ecco, deve essere così la cucitura. Adesso io vado fino in fondo rispettando queste misure e qui il pannello semplicemente lo appoggio e rispetto per forza l'entrata dell'ago, perché quando io entro sono dritta. Vi voglio far notare le cuciture, quindi 1, 2, 3 e 4. Dopodiché io mi sono portata avanti e ho iniziato a fare le cuciture in alto, ok? Semplicemente a un certo punto, quando si avvicinano due lembi, quindi due pannelli, vedete, questo si avvicina all'altro, c'è la cucitura che ti viene in automatico, quindi si parte dal fondo, che qua c'è l'angolo, e si va in su. Ne ho fatte 3, la quarta la andremo a fare insieme, così capite meglio. Guardate qui, io ci ho messo il marcapunti, vedete, questa è la cucitura del fondo e mi rimane un pannello e il secondo pannello, vedete che è più lungo. Semplicemente tenete con le mani qua nell'angolo dove avete finito la cucitura, nascondiamo il filato crazy all'interno, che poi viene rovesciata la borsa, quindi sarà esterna. Tenete qua con la mano ferma e semplicemente appoggiate così e si inizia semplicemente a cucire. Prendete l'ago, io adesso mi infilo qua nell'angolo proprio, blocco il tutto, mettete sempre le frange all'interno e poi vedete c'è riga da una parte e riga dall'altra. Io ho fatto 2 punti bassi per riga, quindi semplicemente entri una volta da una parte, una dall'altra, quindi un giro, rientri e secondo, quindi 2 cuciture per fila e si va avanti fino a quando, fino ad arrivare all'angolo del pannello più corto, ok? Quindi ci basiamo sul pannello più corto. È un po' complicato da farvi vedere con tutte queste frange, però vi posso assicurare che appena avete la borsa tra le mani vi verrà naturale capire come bisogna farla, ok? Arrivo qua, ci ritroviamo per le ultime 2 cuciture. Eccola finita qui la cucitura. In automatico nella borsa, come notate, sono usciti fuori questi angoli che sono quelli dove andremo a cucire i manici. Potete cucirli nel coppello o fateveli voi con i filati che sono rimasti, che è quello che andrò a fare io. Però io prima di iniziare questa borsa non l'ho fatto il pannello stretto, vedete, così tipo piccolino e lungo, quindi si ha tanta profondità. La mia profondità è piccolissima perché l'ho fatta veramente grande. Se volevo insomma un po' più di profondità, dovevo lavorare il pannello molto più lungo, cosa che non ho fatto perché volevo semplicemente del volume ma non in altezza, semplicemente larghezza. Adesso dobbiamo andare a sistemarla con ultime 2 cuciture, cioè prima di tutto decidete dove dovete mettere i manici, che io ho deciso così. A questo punto, quando gli angoli sono uno sopra l'altro, vi rimangono questi laterali, uno è qua e uno è qui. Io andrò a cucirli, questi laterali qua, così quando metto le cose dentro la borsa non c'è il rischio che escano da questa parte oppure da questa parte. Semplicemente poi avrò l'apertura solo sul sopra della borsa e non sui laterali. Questa cosa non succede se voi la borsa l'avete fatta molto più piccola nel pannello iniziale, cioè l'avete fatta molto più meno larga, ecco, rispetto alla mia. La mia è larga così, se voi la facevate più piccolina questo problema non c'era, perché dopo la differenza qui sarebbe stata minima, quindi subito sarebbe chiusa.
io la volevo in questa maniera, quindi con questo modello. Adesso vado a fare queste cuciture, quindi una ce l'ho su un fianco e un'altra sull'altro fianco. Li faccio e ci ritroviamo appena le ho finite. Ho rovesciato la borsa, questo è l'aspetto. Qua si trovano anche le altre due cuciture che vi ho appena fatto vedere, che io le ho fatte, guardate, sono qui. Adesso, per chi non va a mettere un manico in ecopelle, vi consiglio di prendere l'uncinetto numero 6, il filato crazy, e andiamo a crearcelo da sole. Ci sono due metodi: o vi attaccate direttamente al lavoro o la fate e dopo la andremo a cucire in seguito. Io adesso vi faccio l'avvio senza il lavoro, perché dopo l'andrò a cucire qua in mezzo, qui. Siccome abbiamo comunque del cotone, abbiamo lavorato la borsa con del cotone, andare ad attaccarmi direttamente ho paura che col tempo magari si rovina e non regge abbastanza, quindi inizierò a fare il lavoro, poi dopo lo andremo a cucire con il filato ecologico. Prendete il filato crazy e andiamo ad avviare. Potete fare sia la spighietta rumena, perché esce molto bene, quindi esce abbastanza spessa, ecco, è bella, oppure semplicemente come me andiamo a fare dei punti bassi. Quindi adesso questo è il nodino che non lo vado a chiudere, così ci lavoro anche, quindi vado a fare una catenella, questa è la seconda, terza, quarta e quinta. Dopodiché entro in quella precedente, vado a fare un punto basso, secondo, terzo, entro anche questo che di solito noi lo chiamiamo nodino e faccio anche la quarta. Adesso stringete, ok? Così l'abbiamo lavorato e non è brutto da vedere quando andiamo a cucirla sulla borsa. Punto catenella, girate il lavoro, entrate nei punti bassi, mi raccomando lavorate largo perché comunque è un filato particolare il crazy, così non rischiate di tirarvi dei fili, e andate semplicemente a fare righe di andata e di ritorno di punto basso. Quanto deve essere lunga? Allora immaginatevela che sarà un unico manico, quindi io avendo fatto quelle cuciture laterali i miei angoli si sono avvicinati. Vi faccio vedere qui, se io non avessi fatto una e due cuciture, questi due angoli non si sarebbero avvicinati, quindi qua vi servivano quattro angoli, quindi due manici. In questo caso si sono avvicinati, quindi vi servirà un manico unico. Potete farla come tracolla, quindi indossare la borsa all'altezza del fianco, oppure leggermente più corto, quindi la indossate più o meno all'altezza della vita. Poi decidete voi quanto la volete, nulla vi vieta di cambiare modello in base ai gusti o in base a come di solito indossate le borse. È normale che per chi sceglie la variante di fare i pannelli leggermente meno larghi, quindi saranno meno larghi più alti, di conseguenza non dovete fare le ultime due cuciture perché non vi serve profondità, allora lì avrete due manici e anche là deciderete voi lo stile che vi è più consono e che vi piace di più. Adesso io vado a fare questo manico, andrò a cucirlo, magari vi faccio vedere una parte come si fa, ma semplicemente andrò a entrare sia nel lavoro crazy che nel lavoro con il cotone. Faccio vedere anche ora, guardate, la cucitura sarà qua, quindi io semplicemente prendo l'estremità, l'appoggio a metà, entro da una parte e dall'altra lasciando che il crazy si veda all'esterno, quindi metterò il manico all'interno, dopodiché andrò a foderarla, che lì lo vedremo in secondo video. Ed eccola qui finita. Adoro questi colori. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto appena ci siamo lasciati. Ho fatto prima di tutto la tracolla, che alla fine è lunga, è tipo dopo vi faccio le foto indossata, ma direi che al fianco
Poi l'ho messa all'interno, quindi vedete qua c'è la cucitura nella parte brutta, più o meno circa 3 centimetri. Ho cucito il più possibile con il filato ecologico, anzi l'ho messo anche doppio, sia da una parte che dall'altra. Ok, guardate, fantastica. Poi ho ripreso il crazy e ho fatto un giro di maglia bassa, scusate, bassissima. Sono entrata qua negli archetti che si creano quando noi andiamo a fare la catenella, poi facciamo il punto canestro, un punto basso allungato, vedete. Questa borsa io la andrò a foderare, ma non in questo video perché sarebbe stato troppo lungo, ma in un video prossimo, quindi non vi preoccupate che vi farò vedere. Per chi diciamo la fa più piccolina e pensa di non utilizzarla con tanto peso, potete anche non foderarla, però io la consiglio perché comunque è cotone e quando non si usa un filato adatto per le borse, io consiglio sempre. Non mi preoccupa tanto i crazy che è super resistente, infatti voglio fare qualcos'altro come borsa con i crazy, ma mi preoccupa leggermente il filato ecologico. È un filo di cotone abbastanza spesso, ma è sempre un cotone. Bene, io non vedo l'ora di leggere i commenti. È una borsa pazza, è veramente esagerata, lo sapevo che era un po' particolare, ma non me l'aspettavo proprio così tanto, quindi sono curiosissima di sapere insomma cosa ne pensate. Magari quando metterò la fodera decideremo anche se come chiuderla, perché si può mettere anche una cerniera che fa così, oppure semplicemente un bottoncino magnetico, oppure la lasciate aperta perché comunque c'è già un po' di profondità sui margini, è cucita, quindi non rischiate che vi escano le cose. Di spazio abbiamo solo questo qui, ok, dove si inseriscono le cose. È normale che per chi ha scelto la variante dove ha fatto il pannello leggermente meno largo, ecco, la borsa sarà più alta, quindi queste cuciture qui saranno molto più alte e queste saranno aperte. È un modello di borsa molto conosciuto su YouTube e anche tra chi fa l'uncinetto, però la mia l'ho fatta talmente particolare che forse avrete difficoltà a riconoscerla. Intanto chi l'ha riconosciuta credo che si divertirà a farla. A me quindi non mi resta altro, mi ripeto, di leggere i commenti, non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate e questi colori sono adorabili, sono fuori di testa, è fantastica, quindi io sono contenta veramente. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video progetto.